L'educazione, saperci fare, è importante, anche nel 2022. Ciao, sono Mr. Reset, Maurizio, nel mio canale parliamo di lavoro, carriera, vita all'estero, finanza personale. Oggi voglio toccare un argomento per me importante, che è quello del saper comportarsi nei diversi contesti. Ho deciso di fare questo video dopo un'esperienza che ho avuto un paio di mesi fa. Allora, vengo contattato da uno studente su LinkedIn che mi chiede delle informazioni riguardanti alcuni aspetti della strategia della mia azienda. Si tratta di uno studente per una facoltà qui a Roma, aveva bisogno di raccogliere dei dati per un'analisi che stanno facendo relativa a certe scelte delle aziende, soprattutto per la parte efficienza energetica e via discorrendo. Allora, questa persona mi chiama con possiamo raccogliere i dati per la sua azienda su questo settore perché mi servono per un esame. Molto, secca come mail. Io massima disponibilità perché ritengo sia molto utile, soprattutto per gli studenti, quando si ha la possibilità di entrare in contatto con il mondo lavorativo, il mondo dei grandi, e quindi mi rendo disponibile. Gli do il mio contatto lavorativo e lui mi manda una mail con i questionari. Però ho dovuto più volte chiedere ma di che stiamo parlando, per che cosa saranno utilizzati questi dati, e devo dire che non ho mai avuto una risposta strutturata. Guardando gli schedari che mi aveva inviato c'erano diverse informazioni abbastanza dettagliate da raccogliere, quindi ho chiesto all'ufficio comunicazioni interno, loro hanno dirottato questa cosa su delle persone che fanno esattamente questo lavoro, relazioni con l'esterno, specificatamente per questo settore, e quindi metto in contatto i miei colleghi con questo studente e parte la macchina dell'azienda che diffonde delle informazioni anche molto interessanti in pieno tono collaborativo. Dopo alcuni giorni, quindi anche matchando la deadline che avevamo avuto perché mancavano pochi giorni, ora non so se si era mosso tardi o se effettivamente i tempi erano stretti, arrivano i documenti con la risposta ufficiale dell'azienda a tutti questi dati. Quindi mail dei colleghi con me in copia a questo studente. Riscontro? Zero. Anzi, zero così, altrimenti sembra ok. Niente. Dati forniti, sparito. A un certo punto contatto direttamente questa persona cercando di capire se avessi ricevuto i dati, magari c'è stato un problema sulla mail. Sì, dati ricevuti, e risponde a me, neanche alle altre persone. E io ripeto, guarda che forse è il caso, cercando di indirizzarlo verso un comportamento un po' più da adulto, guarda che forse è il caso di rispondere ai colleghi spiegando anche cosa succederà, quali saranno le diverse frasi. Risposta: ah, ma l'ho già detto. Ovviamente questa persona è stata eliminata dai miei contatti su LinkedIn, ha preso i dati, ok, ma questo è esattamente il modo sbagliato di approcciare il mondo lavorativo. Mi spiego. Ci sta che sei uno studente, ci sta che pensi a giocare a pallone, ci sta che hai tante altre cose, ma nel momento in cui hai l'opportunità di entrare in contatto con un determinato ambiente, automaticamente ti devi confrontare e devi anche adattare la metodologia di comunicazione. Magari uno non lo sa, però se poi vieni indirizzato dovresti cogliere determinati segnali. Mi spiego quale sarebbe stato, secondo me, il modo corretto di approcciare questa cosa. Una prima mail molto lean chiedendo se c'è interesse. Nel momento in cui l'altra persona dà la disponibilità, allora devi fare una mail estremamente esaustiva in cui spieghi chi sei, cosa stai studiando, qual è l'esame di cui stiamo parlando, chi è il professore, eventualmente aggiunge anche i contatti del professore se l'azienda o il professionista volesse contattarlo direttamente. Spiegare quale sarà il processo, questi dati vengono raccolti, poi viene preparata una relazione, una tesi, vengono raccolti, è soltanto un esercizio per un compito di un esame e poi finirà lì, ci saranno delle pubblicazioni o meno. Quando interagisci con i professionisti che si sono messi a disposizione dedicando ore a questa attività, quando questi ti rispondono fornendoti
professionalmente ed educatamente e gentilmente i dati che hai richiesto anche nelle deadline, no? Tu studente dai deadline a una corporate. Il minimo è grazie, ho ricevuto i documenti, mi farò sentire e informerò il professore, magari metti anche il professore in copia in queste comunicazioni per dare un tono un po' più formale al tutto. Questo è il modo di interfacciarsi con il mondo professionale. Hai dei manager, dei professionisti di un mondo corporate che stanno dedicando tempo e risorse a te e sei troppo impegnato ad andare a giocare a pallone, a fare questo o quest'altro, anche solo per dire «Oh, documenti ricevuti, grazie». Vi rendete conto che questo, secondo me, è proprio un indicatore di un modus operandi che probabilmente si svilupperà anche successivamente. Se questo è il modo sciatto con cui si comunica in determinati contesti, non mi stupirebbe riscontrare stessi risultati in altre aree. Non sto parlando di noi siamo il mondo, siamo i manager, quindi quando vieni devi, ma in qualunque contesto, che tu stia parlando con il tuo medico, il tuo avvocato, un collega, una qualunque persona che ti dà delle cose. Sì, documenti ricevuti, grazie, succederà questo, grazie, vi terrò informati, dopo X tempo, i dati sono stati utilizzati, ecco il risultato, grazie per il contributo. Niente, spariti, tutto è dovuto. È chiaro che questo è veramente il modo sbagliato di interfacciare, ma non solo il mondo lavorativo, in generale le cose. Per me è stata anche una lezione perché, come spesso racconto, io soprattutto su LinkedIn sono assolutamente disponibile, mi piace molto l'idea di poter aiutare chi ha meno esperienza, però l'aiutare significa anche collaborare, magari trasmettere qualcosa. Se dall'altro lato c'è uno che non è minimamente interessato e pensa solo a prendere quello che gli serve è chiaro che vengono bruciate determinate possibilità per il futuro. Quindi qual è il senso di questo video? Se avete per qualunque motivo un punto di contatto con il mondo lavorativo e siete, ovviamente sto parlando adesso ai giovani, agli studenti, ai neolaureati, assicuratevi di avere una struttura formale. Spero sia interessante come argomento, magari fatemi anche sapere se avete avuto esperienze del genere lato studente o lato professionista, perché mi rendo anche conto che molto probabilmente può succedere spesso che come studente, quando si cerca di entrare in contatto con delle aziende, soprattutto grandi aziende, dall'altro lato non ci sia interesse o non ci sia riscontro, e questo per esempio è anche sbagliato lato corporate, no? Se ci sono delle persone che cercano di mettersi in contatto e ignorarle per X motivi è assolutamente sbagliato. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate, se avete avuto esperienze del genere o se volete approfondire l'argomento. Grazie e ci vediamo al prossimo video.